Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale. Non vedevo l'ora di pubblicare questo video perché tratteremo di un brand che sta facendo tanto parlare di sé ultimamente e che ho desiderato di possedere per anni. Mi riferisco a Flower Nose, un brand che viene dalla Cina, famoso per i suoi packaging incredibilmente curati, come vedrete. Recentemente ha fatto uscire questa serie Moonlight Mermaid, della quale io ho preso la palette 05 Moonlight Land, la più adatta alle mie necessità nel make-up. La palette è in una plastica molto consistente rose gold e come noterete la parte anteriore è meravigliosamente decorata in rilievo con questa specie di mondo marino delle fiabe che sul fondo ha rappresentate le fasi lunari tra delle nuvole olografiche. Ad un primo swatch i matte risultano molto talcati e setosi, mentre i due shimmer sembrano pressati un po' duramente, me li aspettavo un po' più cremosi. Sia per il primo che per il secondo look ho usato nella piega il colore più chiaro, un beige freddo che per me risulta come un colore di transizione, ma sicuramente su una pelle scura diventa automaticamente un colore per illuminare. Mi piace tantissimo la tonalità, oltre alla texture secca che va ad eliminare il grasso tipico della mia palpebra, il colore è perfetto su di me per un make-up no make-up, perché conferisce quella leggera ombreggiatura senza essere spudoratamente visibile. Ho preso il colore che mi ha fatto scegliere in realtà la palette, che è questo celeste un po' desaturato, davvero unico, ed ho provato a realizzarci qualcosa di grafico, disegnando i contorni di una linea di eyeliner che poi vedrete in seguito ho deciso di riempire. Essendo molto tenue il risultato ho deciso di aiutarmi con una base di colla per glitter in modo da fare aderire il colore maggiormente e farlo apparire un po' più intenso anche nell'angolo interno dell'occhio. Ho poi provato lo shimmer più chiaro su tutta la palpebra, lo desideravo molto perché sapevo che al contrario di quelli che ho già avrebbe avuto una base trasparente e sarebbe quindi stato adatto a look più o meno appariscenti. I micro glitter hanno riflessi prevalentemente azzurrini e la texture, pur non essendo secca, non è neanche troppo grassa, quindi fa presagire una buona tenuta sull'occhio. Infine ho voluto aggiungere dei brillantini color aurora boreale sopra il disegno dell'eyeliner per rendere il tutto più particolare e più fiabesco. Il look finale mi piace tantissimo, è delicato ma particolare, mi vedo ad usarlo nelle sere d'estate quando il nero onestamente mi pare troppo impegnativo. Per il secondo look ho dato spazio di nuovo al celeste, stavolta in tutta la crease. Lo scopo è quello di vedere quanto scuro può venire un look con questo prodotto, che apparentemente è molto etereo, quindi andrò a mettere il marrone più scuro su tutta la palpebra per creare un bello smokey eyes. Questo colore è talcato, fa fallout nella palette come anche gli altri matte, ha un sottotono freddissimo quasi grigio che è paragonabile solo ai marroni della Rose Quartz di Huda e della Platinum di Chiara Ferragni. Dopodiché prendo il secondo shimmer, questo ha una base nero-grigia, uno strato metallizzato blu con una leggera shift viola e tanti glitter piccoli azzurri, quindi può essere considerato duochrome e anche multitexture. Nonostante questo rimane molto stratificabile. Lo metto su tutta la palpebra sfumato in alto con lo shimmer più chiaro che uso anche poi nell'angolo interno. Questo è il secondo look finito, anche qui ho aggiunto dei brillanti ma scuri.
Fatemi sapere quale dei due preferiti, anche se già io so quale sceglierete. Vi ricordo di lasciarmi un pollice in su per supportare il mio lavoro creativo. Spero di vedervi nel prossimo video. Un bacione, ciao ciao!